Per la borsa Wendy ho utilizzato circa 250 grammi di cordino, un uncinetto numero 4,5, due moschettoni AD, 60 cm di catena e un bottone magnetico da cucire direttamente sul corpo della borsa. Adesso ti lascio il tutorial, sigla! Faccio un cappio, per questo progetto avvio 28 catenelle. Ventottesima catenella che mi serve per ritornare indietro a punto basso. Per lavorare il punto di lavorazione mostrato bisogna avere un numero dispari di punti. Infatti a partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un mezzo punto in ciascuna catenella sottostante. Il primo mezzo punto lo sostituisco dai due punti bassi. Poi riprendo il filo e inizio a lavorare un mezzo punto. Terminata questa primissima riga a mezzo punto mi ritroverò con 27 punti. Ultimo mezzo punto nell'ultima catenella. Ok, faccio una catenella e giro la mia primissima riga. Durante la seconda riga invece andrò a lavorare il punto rete, ma solo per questa riga. Il primo punto lo sostituisco dai due punti bassi come sempre e figura come primo punto alto. Poi faccio una catenella, prendo il filo, salto un punto e vado nel successivo. Lavoro un altro punto alto. Ripeto una catenella, salto un punto, vado nel successivo e faccio un punto alto. Quindi catenella, salto un punto e vado nel successivo. Per tutta la riga non farò altro che alternare una catenella, saltare un punto e lavorare un punto alto nel successivo. Al termine della riga ci ritroveremo gli ultimi due punti. Nel penultimo facciamo una catenella e saltiamo un punto, nell'ultimo facciamo un punto alto. Adesso, durante la terza riga, lavoreremo in un altro modo. Intanto cambio la tipologia di uncinetto. Utilizzo sempre il 4,5 ma senza l'impugnatura. Il primo punto lo vado a sostituire sempre con i due punti bassi, volendo potreste fare anche le 3 catenelle. Poi faccio una catenella di separazione, prendo il filo ed entro nel primo spazio e riprendo il filo. Riprendo il filo ed entro nel punto che avevo saltato nella riga precedente e prendo il filo. Poi riprendo il filo e vado nello spazio successivo e riprendo il cordoncino. Ho 2, 4, 6, 7 asole sull'uncinetto. Riprendo il cordoncino, chiudo tutto e poi faccio una catenella. Poi ripetiamo sempre lo stesso discorso di prima. Prendo il filo ed entro nello spazio che già ho lavorato. Riprendo il filo ed entro nel punto al di sotto, quello saltato, no? Prendo il cordoncino ed esco fuori. Riprendo il cordoncino e vado nello spazio successivo. Ho sempre 7 asole sull'uncinetto, riprendo il cordoncino, chiudo tutto e poi faccio una catenella. Guardate la trama, la texture di lavorazione. Continuiamo, vi mostro un'altra volta. Prendo il cordoncino, lo riprendo e vado alla base nel punto saltato precedentemente e tiro fuori. Riprendo il filo e vado nello spazio successivo. Prendo il cordoncino, 7 asole e chiudo tutto. Dopo aver fatto questo facciamo sempre la catenella. Sono al termine della riga, mi ritrovo con l'ultimo spazio, quindi cosa faccio? Sempre lo stesso discorso. Intanto vado a lavorarmi l'ultimo punto, entro qui e chiudo tutto, poi faccio una catenella e vado a lavorare un punto alto nell'ultimo punto.
Ogni volta che finite la riga o mentre lavorate i punti potete distendere comunque la lavorazione, non succede nulla. Fatta la prima riga facciamo la successiva, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, andiamo a lavorare un punto alto nel primo punto e io lo sostituisco sempre con i due punti bassi, facciamo sempre la catenella, mi raccomando, e ripetiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto prima. Riprendo il filo, entro nello spazio sottostante, riprendo il filo ed entro stavolta nello spazio al di sotto, riprendo il filo ed entro tra un gruppo e l'altro, esattamente qui dove c'è la catenella di separazione. Prendo il filo, chiudo tutto, ho sempre 7 asole. Fatto questo faccio una catenella e voilà. Quindi prendo il cordino, entro nello spazio sottostante, lo riprendo ed entro nello spazio al di sotto, riprendo il filo ed entro nello spazio successivo. 7 asole, chiudo tutto. Catenella di separazione e continuo in questo modo. Non faremo altro che lavorare sempre negli stessi spazi. Guardate, si arriccia un po' il lavoro, distendetelo, è normale perché è come se facessimo delle diminuzioni alla fine, ma non le facciamo. Insomma, la sequenza è quella, il movimento dell'uncinetto è quello, ma non sono diminuzioni. Ci ritroviamo sempre e comunque a 27 punti al termine della riga. Questa è la situazione, 1, 2 e terzo spazio. Dobbiamo ripetere sempre lo stesso lavoro. Entro nel primo, poi entro sempre nel primo ma alla base prendo il filo, entro invece nello spazio successivo e poi sempre 7 asole e chiudo tutto. Catenella, mi raccomando, non dimentichiamola, e poi facciamo un punto alto. Potremmo fare anche il mezzo punto. Quindi catenella, giro il mio lavoro e questa sarà la trama di lavorazione. Come notate io tendo ad allungare il mio lavoro, lo faccio ad ogni riga comunque. Ora continuiamo per la terza. Mostrata la terza possiamo continuare da soli perché vedrete che la terza riga è uguale alla seconda. Inizio sempre con i 2 punti bassi o le 3 catenelle. Non scordiamoci la catenella di separazione. Poi prendiamo il filo, andiamo nel primo spazio e riprendiamo il filo. Riprendo il filo e andiamo proprio alla base, riprendiamo il filo e andiamo nello spazio successivo. Avete visto? Non cambia assolutamente nulla. Quindi chiudo tutto. Catenella e si procede. Come notate non ci sono spazietti vuoti perché facendo questa lavorazione andiamo a chiudere tutti quegli spazietti, buchetti vuoti. Vi mostro, prendo il filo, entro nello stesso punto che ho lavorato prima, alla base e poi nello spazio successivo e chiudo tutto. Catenella e procedo. Volendo potreste fare questo lavoro anche con della lana o con del cotone. Bene, in totale ho lavorato 27 righe compresa la primissima a mezzo punto. Al momento siamo a 20 cm per un'altezza da 32 cm. Fatta la catenella giro il mio lavoro e vado a lavorare un mezzo punto in ciascun punto sottostante. Il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi e continuo a mezzo punto. Prendo il filo e chiudo tutto. Entro nel punto successivo e ripeto. Venticinquesimo mezzo punto. Il 26esimo lo dovremmo fare nella catenella di separazione che è un po' strettina. Prendo l'uncinetto numero 4 e cerco di entrare nella catenella. Ok, 26.
passo al 4,5 e faccio il 27° ed ultimo punto, quindi ci ritroviamo lo stesso numero di punti iniziali. Facciamo una catenella, giriamo di nuovo il nostro lavoro e questa volta andiamo a lavorare una riga a punto basso. E 27. Passo di nuovo l'uncinetto numero 4 più piccolo e vado a fare un giro di perimetro. Nello stesso punto aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3. Adesso per ciascuna riga a mezzo punto alternerò un punto basso, 2 punti bassi. Qui ho la primissima riga a mezzo punto, intanto faccio un punto basso. Nella seconda riga vado a lavorare 2 punti bassi, tutti nello stesso punto. Riga successiva, un punto basso. Riga successiva, 2 punti bassi. Riga successiva, un punto basso. Riga successiva, 2 punti bassi. E così via fino a terminare tutto questo primo lato. Ultima riga a mezzo punto, visto che prima ho fatto 2 punti, faccio soltanto un punto. Poi mi ritrovo alle catenelle iniziali dove ho la coda. Qui faccio 3 punti bassi perché mi ritrovo nel secondo angolo. 2 e 3. Giro il mio lavoro e procedo lavorando un punto basso in ciascun punto che ho al di sotto. Ultimo punto basso e qui, visto che siamo nel terzo angolo, aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3. E nel secondo lato, dove mi ritrovo le righe a mezzo punto, ripeto il lavoro che ho fatto prima. Nella prima riga a mezzo punto lavoro un punto basso, nella riga successiva lavoro 2 punti bassi e alternerò un punto basso e 2 punti bassi, fino a terminare anche questo altro lato, l'ultimo. Ultima riga a mezzo punto, vado a fare il 41° punto basso, il 42° nel primo punto lavorato a punto basso e adesso dovremmo fare l'angolo. Chiuderò in maniera invisibile perché voglio fare un ulteriore giro di perimetro per rifinire ancora meglio, per cui allungo l'asola, entro nel primo punto, entro nell'asola appena creata e nel cappio. Ok, ci troviamo nel secondo punto dell'angolo. Questo significa che in questo punto faremo 3 punti. Il primo lo faccio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso e poi aggiungo altri 2 punti per un totale di 3. 1, 2 e 3. Passo l'uncinetto 4,5 e faccio un ulteriore giro di rifinitura. In ciascun punto andrò a lavorare un punto basso. Ultimo punto basso prima dell'angolo. Qui abbiamo 1, 2, 3 punti. Nel primo dei 3 facciamo un punto basso e ovviamente nel secondo dei 3 facciamo l'aumento di 3 punti bassi sempre per formare l'angolo, proprio come abbiamo fatto ad inizio giro. Questo passaggio lo ripeteremo sia nel terzo angolo che nel quarto angolo. Per adesso continueremo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Quindi continuiamo così e seguiamo tutte le indicazioni che vi ho dato.
Terminato tutto il giro, possiamo staccare un po' di filo, di cordino, e andare a chiudere in maniera invisibile aiutandoci con un ago. Qui ho la catenella iniziale, vado nel primo punto basso al centro dell'ultimo e voilà. Giro il mio lavoro e vado a nascondere e bloccare per bene il cordoncino in eccesso. Adesso andiamo a costruire i due laterali. Come notate ho segnato dei punti con i marker, sia sul lato che sull'altro lato. Ho segnato ovviamente il secondo punto dei 3 degli angoli e poi ho segnato i primi 8 punti centrali. Da un marker all'altro abbiamo 14 cm. Visto che ho 8 punti, avvierò 9 catenelle. 1, 2, 3, 9. Ritorno indietro a punto basso lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 8 punti. Catenella, giro il mio lavoro e procedo in righe di andata e di ritorno a punto basso. Catenella, giro il mio lavoro e applico fin da subito il primo moschettone a D, lo metto proprio dietro. Intanto vado a lavorare i primi 2 punti bassi singoli. Poi prendo il moschettone, entro nel primo punto e nel moschettone stesso. Vado a lavorare un totale di 4 punti centrali. 2, 3, 4 e poi gli altri 2 punti finali li lavoro singolarmente. 1 e 2. Catenella, giro il mio lavoro e questo sarà il risultato. Fino a quanto continuare, fino a quante righe andare a lavorare finché non arriviamo all'altro marcapunti. Bene, ho completato i 2 laterali, in totale ho fatto 19 righe che corrispondono ovviamente a 14 cm. Ho già nascosto le code in eccesso all'interno della lavorazione, riprendo il cordoncino e vado a cucire i 2 laterali. Faccio un cappio, farò una cucitura con l'uncinetto molto carina. Per questa operazione infatti utilizzerò l'uncinetto più piccolo numero 4. Mi ritrovo 19 righe e 19 punti, mentre qui ho 8 punti bassi e 8 punti bassi alla base, per cui andrò a cucire punto con riga. Mi inserisco nel secondo punto dell'angolo, anzi volendo possiamo prendere anche la metà costa dietro, e nel primo punto di 8. Tiro fuori il cappio, poi lo nascondo alla fine quando finisco il lavoro e faccio una catenella. Per comodità possiamo segnare il primo punto di 8 con il primo punto di 8 del primo laterale. Da qui passo alla metà asola successiva e alla riga successiva. Prendo il cordoncino e faccio un punto bassissimo. Subito dopo faccio una catenella, metà asola dietro, riga successiva, prendo il filo e chiudo punto bassissimo, catenella e ripeto un punto bassissimo entrando in costa dietro più catenella, metà sola dietro più riga successiva, un punto bassissimo più catenella. Guardate che bellissima cucitura. Ovviamente a vostra scelta potrete utilizzare anche ago e filo e cucire riga con punto basso. Mi ritrovo al marcapunti, lo tolgo, cucio il primo punto di 8, giro leggermente con il primo punto di 8, catenella,
secondo punto con secondo punto, catenella, mi rimangono 1 2 1 2, vedete come tutto coincide. Tolgo il marcapunti e lavoro l'ultimo punto, sempre in costa da questa parte, mentre lì lo prendo tutto e chiudo. E adesso vado a cucire l'altro lato, quindi faccio semplicemente questa operazione. Se vogliamo andiamo a bloccare anche qui il primo punto con il primo punto e procedo. Penultimo punto con penultima riga, questa qui. Ecco, ripeto ancora una volta, tutto coincide perfettamente. Adesso blocchiamo angolo con l'ultimo punto, sempre in costa e blocco. Ora, volendo, possiamo continuare, riportarci dall'altra parte e andare a cucire l'altro laterale. Procedo sempre in costa e vado a fare dei punti bassissimi. Sono al secondo punto dell'angolo, quindi entro nel primo punto dall'altra parte, così prendo il filo e chiudo. Faccio una catenella, sempre in costa, riga con riga. Quindi stesso lavoro di prima. Anche qui per comodità possiamo bloccarci questo punto con quest'altro, così cucite in maniera corretta. Oh, si è rotto il marcapunti, mai successo. Ok, cuciamo, poi cuciamo la base e terminiamo la cucitura. Ci vediamo direttamente a questo punto. Intanto vi faccio vedere il risultato del primo laterale cucito. Guardate, lavorazione super pulita, molto grazioso. Bene, sono arrivata all'ultimo punto dell'angolo con l'ultimo punto del laterale, quindi lo vado a bloccare. 1 e 2, anche qui tutto coincide e passo direttamente alla rifinitura del bordo. Continuo sempre a punto bassissimo, proprio come poco fa. Mi ritrovo sul laterale, no? Vado a fare un punto bassissimo anche nel punto già preso durante la cucitura e continuo praticamente su tutto il laterale. Entro nel primo punto di 8 e procedo a punto bassissimo. Ora vado nel primo punto della parte davanti della borsa, esattamente in questo, entro sempre in costa, ovviamente il punto è un po' strettino, ma ci riusciamo, e chiudo. E continuo punto bassissimo in questo modo per un po' di giri. Se vogliamo possiamo anche segnare il primo punto bassissimo che ci indica che qui inizia il secondo giro, perché il primo l'abbiamo fatto dopo aver cucito il primo laterale. Continuo in questo modo sia per la parte davanti, poi ripeto lo stesso lavoro da quest'altra parte sul secondo laterale e continuo sempre in giri in costa. Alla fine ho fatto soltanto 1 2 3 giri a punto bassissimo. Se vi ricordate avevo messo il marker che mi indicava il primo punto del giro, però non finiremo qui questo terzo giro, ma lo finiremo prima della lavorazione del laterale, perché qui abbiamo un solo giro comunque a punto bassissimo e anche qui. Quindi per avere un certo equilibrio termino il mio giro nella parte dietro piuttosto che sulla parte davanti dove c'è il marker. Quindi stacco un po' di cordoncino, volendo potreste fare ancora più giri a punto bassissimo a vostro gusto, e vado a sostituire l'ultimo punto bassissimo. Entro al centro sempre in costa e al centro dell'ultimo, così non abbiamo alcun scalino. Giro il mio lavoro, vado a bloccare e nascondere il filo in eccesso all'interno come sempre.
Bene, una volta applicato il bottone magnetico, questo qui è il risultato, possiamo applicare anche la tracolla. Ho una catena, io qui ne ho 60 cm come al solito. Visto che ho già i ponticelli a D, cosa faccio? Apro l'anello della catena, mi aiuto ovviamente con delle pinze e vado a fissare appunto la catena stessa esattamente in questo modo. Oppure potete riprendere il cordoncino, andare a fare 5 catenelle, andare a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 4 punti bassi e andare a lavorare righe di andata e di ritorno a punto basso fino a raggiungere la lunghezza del manico desiderata. Magari all'inizio delle catenelle lasciate un po' di filo e anche alla fine del lavoro, così andate a cucire il tutto direttamente sul ponticello stesso. Oppure, volendo, potete personalizzare la vostra tracolla andando a ricreare soltanto il salvaspalla, perché so che a qualcuno dà fastidio la catena sulla spalla, quindi basta togliere qualche anello e andare a ricreare un salvaspalla all'uncinetto super comodo. E voilà, amiche ed amici, borsa completata. Questo qui è il risultato. Un altro progetto pratico, comodo e capiente da sfoggiare sicuramente tutti i giorni. La borsa misura 24 cm e ha un'altezza da 17 cm, una bella profondità da 8 cm. Io spero che la borsa vi sia piaciuta, ma soprattutto che vi sia piaciuto il punto di lavorazione utilizzato. Super facile e semplice, ma davvero d'effetto. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti. Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti le prossime novità e seguimi anche sui social. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Un bacino a tutti!